Immaginate un campo di battaglia sconfinato, sotto un cielo che non è solo testimone, ma protagonista degli eventi. Immaginate un esercito accampato da 9 lunghi anni, sotto le mura di una città che si rifiuta di cadere, e un uomo il cui orgoglio ferito sta per cambiare il destino di tutti. Questa è mitologia per sognare, ed oggi vi porterò nel cuore di uno dei racconti più antichi e più potenti mai narrati. L'Iliade, il canto dell'ira di un uomo e della guerra che cambiò per sempre il destino di 2 popoli. Non è una storia di eroi perfetti, è una storia di orgoglio, di lutto, di amicizia spezzata e di una rabbia così grande da travolgere tutto ciò che incontra sul proprio cammino. È la storia di Achille, ma prima di arrivare a lui, dobbiamo tornare ancora più indietro. Dobbiamo tornare al giorno in cui, per colpa di una mela d'oro, gli dei stessi decisero il destino degli uomini. Ma adesso mettetevi comodi, perché il nostro racconto sta per incominciare. Tutto cominciò con un matrimonio. Peleo, un mortale, sposava Teti, una dea del mare. Le nozze furono uno degli eventi più splendidi mai celebrati sull'Olimpo. Tutte le divinità furono invitate, tutte tranne una. Eris, la dea della discordia, non ricevette l'invito. E la discordia, si sa, trova sempre il modo di intromettersi, anche dove non è stata chiamata. Comparve al banchetto senza farsi annunciare e con un gesto silenzioso lasciò cadere sulla tavola una mela d'oro. Su di essa era incisa una sola parola, alla più bella. Bastò questo. 3 dee si alzarono contemporaneamente, ciascuna convinta che quel titolo spettasse a lei. Era regina dell'Olimpo, Atena, dea della sapienza e della guerra, e Afrodite, dea dell'amore e della bellezza. Nessuna delle 3 era disposta a cedere. La disputa rischiava di dividere l'intero Olimpo. Zeus, saggiamente, si rifiutò di scegliere. Decise invece di affidare il giudizio a un mortale, Paride, un giovane pastore, principe della città di Ilio, famoso in tutta la regione per la sua straordinaria bellezza. Le 3 dee scesero da lui, una dopo l'altra, e ciascuna gli offrì un dono per comprare il suo voto. Era gli promise potere. Sarebbe diventato il sovrano più ricco e temuto della terra. Atena gli offrì saggezza infinita e un'abilità in battaglia capace di renderlo invincibile. Afrodite, invece, non gli offrì né potere né gloria. Gli promise semplicemente l'amore della donna più bella del mondo. Paride scelse Afrodite. E la donna più bella del mondo, come ben presto avrebbe scoperto, era già sposata. Si chiamava Elena ed era la moglie di Menelao, re di Sparta. Quel giudizio, nato da una mela d'oro e da una vanità ferita, avrebbe acceso una guerra durata 10 anni. Ma la nostra storia non comincia da lì. Comincia nel 10° anno di quella guerra, in un accampamento sulla spiaggia, dove un'assemblea di uomini stanchi sta per scoprire perché gli dei li stanno punendo. Cantami, o Musa, l'ira funesta del pelide Achille, un'ira che portò infiniti lutti agli Achei e gettò nell'Ade molte anime gagliarde di eroi, lasciando i loro corpi in pasto ai cani e agli uccelli rapaci. Così si compiva la volontà di Zeus, fin da quando la discordia separò per la prima volta Agamennone, re dei re, e il divino Achille. Ma perché 2 uomini, l'uno accanto all'altro da 9 lunghi anni di assedio, arrivarono a odiarsi al punto da spezzare l'unità dell'intero esercito greco? La risposta comincia con una peste. Da giorni il campo acheo è flagellato da un'epidemia inspiegabile. I guerrieri cadono a decine, colpiti da una malattia che nessuno sa curare. E la causa, come spesso accade in questi racconti, non è dei mortali, ma degli dei. Crise, un anziano sacerdote di Apollo, si era recato all'accampamento greco per riscattare sua figlia Criseide.
tenuta prigioniera come schiava da Agamennone. Aveva portato doni preziosi, aveva supplicato con dignità. Agamennone lo scacciò con disprezzo, minacciandolo se avesse osato tornare. Umiliato, il vecchio sacerdote camminò lungo la riva del mare rumoroso e pregò il suo Dio. Chiese vendetta. Apollo lo ascoltò, scese dall'Olimpo con l'arco e la faretra sulle spalle e per 9 giorni scagliò le sue frecce invisibili sull'accampamento, colpendo prima gli animali, poi gli uomini. Il 10° giorno Achille convoca un'assemblea, chiede all'indovino Calcante di rivelare la causa dell'ira divina. Calcante parla, ma solo dopo essersi assicurato la protezione di Achille. Sa che la verità farà infuriare Agamennone. La peste, dice, cesserà soltanto quando Criseide sarà restituita a suo padre, senza riscatto, e un sacrificio sarà offerto ad Apollo. Agamennone si alza, furioso. Non vuole rinunciare alla sua schiava, ma davanti alla minaccia della peste è costretto a cedere. C'è una condizione, però, e qui la scintilla diventa incendio. Se io rinuncio alla mia parte di bottino, dice Agamennone, guardando dritto verso Achille, allora qualcun altro dovrà darmi la sua, perché io solo tra tutti gli Achei non resti senza premio. Achille lo affronta apertamente, lo accusa di essere il più avido tra tutti i comandanti e gli propone di aspettare fino al prossimo saccheggio, quando ci sarà nuovo bottino da dividere. Ma Agamennone non è disposto ad aspettare e pronuncia le parole che daranno inizio a tutto. Prenderò io stesso, con le mie mani, la tua schiava, Briseide. Così imparerai quanto io sono più potente di te, e chiunque altro si guarderà dal sfidarmi di nuovo. Il campo trattiene il fiato. Achille porta la mano alla spada. Per un istante sembra che stia per uccidere il proprio comandante davanti a tutto l'esercito, ma qualcosa lo ferma. Una presenza invisibile agli altri, percepibile solo a lui. È Atena, mandata da Era, che gli afferra i capelli da dietro. Solo lui può vederla. Aspetta, gli dice la dea. Sfogati pure con le parole, colpiscilo con gli insulti se vuoi, ma non con la spada. Un giorno riceverai doni 3 volte più preziosi per questa offesa. Abbi pazienza. Achille obbedisce, rinfodera la spada, ma le parole che pronuncia contro Agamennone sono taglienti come lame. Lo chiama vile, ubriacone dal cuore di cervo, incapace di guidare un esercito in battaglia. E poi annuncia la sua decisione, quella che cambierà il corso della guerra. Si ritira dal combattimento. Lui e i suoi uomini, i Mirmidoni, non alzeranno più le armi per gli Achei. Che Agamennone veda come se la cava da solo, senza il suo guerriero più forte. L'anziano Nestore prova a fare da pacere, ricordando ad entrambi il valore della concordia. Ma è troppo tardi. L'orgoglio di 2 uomini ha già spezzato ciò che l'unità di un intero esercito aveva costruito in 9 anni. Gli araldi di Agamennone si presentano nella tenda di Achille per prendere Briseide. Il Pelide non oppone resistenza, la lascia andare, ma il fuoco della sua rabbia non si spegne, anzi cova, si trasforma in qualcosa di più profondo e pericoloso. Solo, sulla riva del mare, Achille piange e chiama sua madre. Teti emerge dalle acque, come sempre pronta ad ascoltarlo. Il figlio le racconta l'offesa subita e le chiede un favore che porterà conseguenze enormi. Vuole che lei convinca Zeus a far vincere gli Iliaci, finché gli Achei non capiranno quanto valeva il loro guerriero più forte. Solo così Agamennone si pentirà. Teti acconsente e sale sull'Olimpo. Zeus esita. Sa che accontentare Teti significa scontentare Era, da sempre alleata dei Greci. Ma alla fine cede e stringe il patto con un solo, solenne cenno del capo. Un gesto che, tra gli dei, non può essere revocato. Era, che osservava da lontano, comprende subito che qualcosa le è stato nascosto. Affronta Zeus, ma viene respinta con collera. È il figlio di entrambi, il fabbro Zoppo Efesto,
a intervenire, calmando gli animi e invitando tutti a non rovinare il banchetto divino con nuove liti. La notte scende sull'Olimpo, gli dei si ritirano nelle loro dimore, ma sulla terra il patto è stato fatto e la guerra sta per prendere una piega che nessuno tra gli uomini può ancora immaginare. Con Achille fuori dal campo di battaglia, il morale dell'esercito acheo vacilla. Nell'accampamento circola persino un guerriero sgraziato di nome Tersite, storpio e dalla lingua tagliente, che non perde occasione per deridere i capi e le loro presunte virtù. Le sue parole, per quanto scomode, non trovano ascolto. Viene messo a tacere e umiliato da Ulisse davanti a tutti. Agamennone, credendo di poter vincere anche senza Achille, tenta persino di mettere alla prova il proprio esercito, proponendo il ritorno in patria. È un errore di calcolo. Gli uomini, stanchi di 9 anni di guerra, iniziano a correre verso le navi. Solo l'intervento di Ulisse, che richiama il valore degli eroi caduti, e le antiche profezie di Calcante, riesce a fermare la fuga e a restituire agli Achei la volontà di combattere. Sul fronte opposto, tra gli Iliaci, si decide di affidare la sorte della guerra a un duello. Paride stesso propone di sfidare Menelao, il marito tradito, in un combattimento singolo. Chi vince si terrà Elena e tutte le sue ricchezze e la guerra avrà fine. Il duello ha luogo, ma Paride, di fronte alla forza di Menelao, non regge. Viene salvato solo dall'intervento di Afrodite, che lo avvolge in una nube e lo trasporta lontano dal campo, in salvo. Il duello si conclude senza un vincitore e la tregua si spezza quasi subito. Qualcuno tra gli Iliaci spezza il patto, scoccando una freccia contro i Greci. La guerra riprende, più feroce di prima. Da questo momento il racconto si allarga. Non sono più solo gli uomini a combattere. Gli dei stessi scendono in campo, ciascuno a sostenere la propria fazione. Era e Atena parteggiano per i Greci. Apollo e Afrodite proteggono gli Iliaci. In una delle battaglie più cruente, il guerriero greco Diomede, protetto da Atena, compie una vera strage tra le fila nemiche. Arriva persino a ferire Enea, principe iliaco, salvato solo dall'intervento di sua madre Afrodite. La dea dell'amore, colpita a sua volta, è costretta a fuggire sull'Olimpo, ferita e in lacrime. Diomede, nella sua furia, giunge a colpire persino Ares, il dio della guerra in persona. Sul fronte opposto, il principe Ettore, il più valoroso difensore della città, torna vittorioso dopo una giornata di battaglia. Prima di rientrare in campo, si ferma alle porte della città per salutare la moglie, Andromaca, che tiene in braccio il loro bambino, Astianatte. È uno dei momenti più umani e struggenti dell'intero poema. Andromaca lo supplica di restare, di non tornare in battaglia, di pensare a lei e al figlio che rischia di restare orfano. Ettore la ascolta con affetto, ma la sua risposta rivela il peso di essere un eroe. Dice che sarebbe più vergognoso rimanere nascosto dietro le mura, a pensare solo alla propria famiglia, che morire da uomo libero, combattendo per il proprio popolo. Si allontana con il cuore pesante, ma con il passo fermo di chi ha già scelto il proprio destino. Nei giorni seguenti, Ettore propone un nuovo duello, questa volta contro il gigantesco Aiace Telamonio. I due combattono fino al calar della notte, senza che nessuno prevalga, e si separano scambiandosi doni, in un raro momento di rispetto reciproco tra nemici. Gli Achei, temendo per la sicurezza delle proprie navi, scavano un fossato e innalzano un muro difensivo lungo la spiaggia. Ma non basterà. All'alba del giorno seguente, Ettore lancia un attacco che respinge i Greci fin dentro le proprie difese, fin quasi a toccare le navi che li avevano portati fin lì, 9 lunghi anni prima. E mentre la situazione precipita, tra gli Achei cresce un pensiero, sussurrato prima piano, poi sempre più forte. Forse è arrivato il momento di richiamare Achille.
Agamennone, ormai disperato, decide di inviare un'ambasceria alla tenda di Achille. Gli uomini più fidati, tra cui Ulisse e l'anziano Fenice, che aveva cresciuto Achille fin da bambino, si presentano con doni straordinari e con la promessa della restituzione di Briseide, intatta e non toccata. Ma Achille rifiuta. L'offesa subita non si cancella con dei doni, per quanto preziosi. E poi dice: ha capito qualcosa che va oltre l'orgoglio, sa che il suo destino gli offre due strade. Può restare a combattere sotto le mura nemiche, ottenere gloria eterna e morire giovane. Oppure può tornare in patria, vivere una vita lunga e tranquilla, ma dimenticata dalla storia. Per ora sceglie la seconda strada, o almeno finge di averlo fatto. La situazione per gli Achei peggiora di ora in ora. Durante la notte, Ulisse e Diomede si avventurano in una missione di ricognizione rischiosissima. Catturano un giovane esploratore nemico di nome Dolone, che rivela informazioni preziose prima di essere ucciso. I due greci ne approfittano per compiere un'incursione notturna nell'accampamento di Reso, un re alleato appena arrivato in soccorso della città assediata, e lo uccidono nel sonno insieme a molti dei suoi uomini. Ma è solo una piccola vittoria in un mare di sconfitte. Nella battaglia che segue, l'anziano Nestore, preoccupato per le sorti dei suoi compagni, manda in avanscoperta il caro amico di Achille, Patroclo. Gli chiede di fare una cosa fondamentale: convincere Achille a tornare in battaglia. O, se questo non fosse possibile, chiedergli almeno di prestare le proprie armi e la propria armatura a Patroclo stesso, così che, indossandole, possa spaventare il nemico facendogli credere che Achille sia tornato. È un'idea che sembra brillante, si rivelerà tragica. Nel frattempo, Ettore sfonda il muro difensivo degli Achei e minaccia di dare fuoco alle navi, l'unica via di scampo rimasta ai Greci. Sull'Olimpo, Zeus aveva proibito agli dei di intervenire ulteriormente nella guerra, ma Hera, determinata a salvare i Greci, escogita un inganno. Prende in prestito da Afrodite una cintura magica, capace di suscitare desiderio irresistibile in chiunque la indossi. Si presenta a Zeus adorna di questo fascino sovrannaturale, lo seduce e dopo l'unione lo fa scivolare in un sonno profondo, indotto dal dio Ipno stesso. Con Zeus addormentato, gli altri dei tornano liberamente a intervenire in favore dei Greci, che riescono a respingere l'assalto nemico. Quando Zeus si risveglia e vede la situazione ribaltata, la sua ira contro Hera è terribile. Le rinfaccia persino un antico tentativo di ribellione contro il suo trono e le ricorda con quanta durezza l'aveva punita allora. Ma il tempo stringe e il destino, ormai, corre veloce verso il suo momento più tragico. Patroclo, indossate le armi di Achille, si lancia in battaglia alla testa dei Mirmidoni. L'inganno funziona. Credendo che sia Achille tornato in campo, gli Iliaci arretrano, presi dal panico. Patroclo, esaltato dal successo, dimentica il consiglio dell'amico. Doveva solo respingere il nemico dalle navi, non inseguirlo fin sotto le mura della città. Ma la vittoria gli sale alla testa. Avanza sempre più a fondo nel territorio nemico, uccidendo guerrieri su guerrieri, fino a scontrarsi con lo stesso Ettore. Il combattimento è breve e crudele. Prima Apollo stesso, in favore degli Iliaci, colpisce Patroclo alle spalle, disarmandolo e togliendogli l'elmo. Poi un guerriero minore lo ferisce con una lancia. Solo alla fine, quando Patroclo è già indebolito e quasi indifeso, arriva Ettore a sferrare il colpo mortale. Con l'ultimo respiro, Patroclo predice a Ettore che anche la sua morte non è lontana, che presto sarà lui stesso a cadere per mano di Achille. Ettore, spinto dall'orgoglio del momento, non dà peso alla profezia. Dentro di sé, però, e questo il poema ce lo lascia intuire, sa che quelle parole sono vere.
Quando la notizia raggiunge Achille, tramite il giovane Antiloco, l'eroe è distrutto da un dolore che rasenta la follia. Si getta a terra, si sporca il volto e i capelli di polvere e cenere, e il suo grido è così straziante che sua madre Teti lo sente dal profondo del mare e accorre da lui. Achille le confessa il suo unico desiderio ormai: vendicare Patroclo, anche a costo della propria vita. Sa che il proprio destino è legato a quello di Ettore. Se lo ucciderà, la propria morte non tarderà ad arrivare. Non gli importa più. Teti, allora, si reca dal dio fabbro Efesto e gli chiede di forgiare per il figlio nuove armi, capaci di renderlo davvero invincibile in battaglia. Efesto lavora tutta la notte. Crea uno scudo straordinario, decorato con immagini di città in pace e in guerra, di campi coltivati, di stelle e costellazioni. Un piccolo universo racchiuso in un disco di metallo, insieme a un elmo, una corazza e degli schinieri di rara bellezza. Il giorno dopo, Achille riceve le nuove armi e prima ancora di indossarle, fa qualcosa che nessuno si aspettava. Si riconcilia pubblicamente con Agamennone. Le vecchie offese non contano più nulla di fronte al dolore per la perdita dell'amico. Restituisce Briseide, riceve i doni promessi e dichiara davanti a tutti che tornerà a combattere. Sale sul suo carro, trainato dai 2 cavalli immortali e capaci di parlare, Balio e Xanto. E proprio mentre parte per la battaglia, uno dei 2 cavalli, ispirato dagli dei, gli rivolge la parola e gli predice apertamente ciò che Achille già sa, che presto anche lui morirà, non per mano di un uomo, ma per volere del destino. Achille lo ascolta e risponde soltanto che lo sa già. Poi lancia il carro verso il campo di battaglia. Sull'Olimpo, Zeus dichiara la propria neutralità e permette finalmente agli dei di scendere in campo apertamente, ciascuno a sostenere la propria parte. È come se il cielo stesso si preparasse ad assistere a qualcosa di irripetibile. Achille, guidato dal fedele Auriga Automedonte, si getta nella mischia con una furia che sembra soprannaturale. Uccide chiunque incontri sul proprio cammino. Guerrieri esperti, giovani inesperti, nessuno riesce a fermarlo. La sua rabbia è così incontenibile da far infuriare persino il dio del fiume Scamandro, le cui acque si riempiono di cadaveri fino a ribellarsi contro di lui, tentando di travolgerlo con un'ondata furiosa. Solo l'intervento di altri dei riesce a placare le acque e a salvare Achille dall'annegamento. Ma nulla di tutto questo lo distoglie dal suo unico, vero obiettivo: trovare Ettore. Ed ecco arrivare il momento che l'intero poema ha costruito fin dal primo canto. Ettore, comprendendo che il destino della sua città dipende ormai da un solo, decisivo scontro, decide di affrontare Achille faccia a faccia, fuori dalle mura. Ma quando lo vede arrivare, in tutta la sua furia scintillante, per un istante il coraggio lo abbandona. Fugge, corre attorno alle mura della città, inseguito da Achille per 3 volte intere. Solo l'inganno di Atena, che si presenta a Ettore sotto le sembianze del proprio fratello per convincerlo a fermarsi e combattere, pone fine alla fuga. Il duello è rapido. Ettore capisce, troppo tardi, di essere stato tradito anche dagli dei. Combatte con tutto il coraggio che gli resta, ma Achille lo colpisce a morte in un punto scoperto della gola. Prima di morire, Ettore lo supplica. Chiede che il suo corpo venga restituito alla famiglia per ricevere una degna sepoltura. Ma il dolore e la rabbia di Achille non conoscono ancora pietà. Rifiuta e compie un gesto che sconvolge persino i suoi stessi compagni. Lega il corpo di Ettore per i piedi al proprio carro e lo trascina nella polvere, davanti agli occhi della città e della famiglia del caduto, fino al proprio accampamento. È l'apice della sua ira, ma non sarà, come vedremo, la parola finale del poema. Nei giorni seguenti Achille organizza per Patroclo funerali degni di un eroe.
Fa costruire un'enorme pira funebre, sacrifica animali e persino alcuni prigionieri nemici in suo onore, e infine dà fuoco al corpo dell'amico. Le sue ceneri vengono raccolte con cura, in attesa che un giorno vengano unite a quelle dello stesso Achille, come i due avevano promesso l'uno all'altro in vita. Seguono 12 giorni di lutto, durante i quali gli Achei celebrano giochi funebri in onore del caduto, gare di corsa, di lotta, di tiro con l'arco, di corsa con i carri. Anche nel dolore più profondo, la vita e la competizione tra uomini continua. Ma Achille, nel frattempo, non trova pace. Ogni giorno aggancia ancora il corpo di Ettore al proprio carro e lo trascina intorno alla tomba di Patroclo, in un gesto di rabbia che si ripete, sempre uguale, sempre inutile. Gli dei stessi, osservando dall'alto, cominciano a provare pietà per quel corpo straziato. Decidono di intervenire. Zeus manda un messaggio a Teti, chiedendole di convincere il figlio a restituire finalmente la salma. E contemporaneamente guida il vecchio re Priamo, padre di Ettore, fino alla tenda di Achille, proteggendolo lungo il cammino da ogni pericolo. È la scena più commovente di tutto il poema. Priamo, un re anziano, un padre distrutto dal dolore, si inginocchia davanti all'uomo che ha ucciso suo figlio. Gli bacia le mani, le stesse mani che hanno versato il sangue di tanti dei suoi figli, e lo supplica di restituirgli il corpo di Ettore. «Pensa a tuo padre», gli dice. «Pensa a Peleo, che come me è ormai anziano e che forse non ti rivedrà mai più. Io ho fatto quello che nessun altro uomo al mondo ha mai avuto il coraggio di fare. Ho baciato le mani dell'uomo che ha ucciso mio figlio». E qualcosa, in Achille, finalmente si spezza. Non la sua forza, ma la sua rabbia. Scoppia in lacrime, insieme al vecchio re. Piangono insieme, ciascuno per il proprio dolore. Priamo per Ettore, Achille per Patroclo, e forse, in fondo, per il proprio padre lontano e per la propria vita che sa già essere agli sgoccioli. Achille solleva Priamo da terra con gentilezza, gli offre da mangiare, gli concede persino di dormire in sicurezza per la notte e infine acconsente a restituirgli il corpo del figlio, lavato e preparato con cura, avvolto in vesti pregiate. Concede persino una tregua di 12 giorni perché la città possa piangere Ettore con la dignità che merita. Il poema si chiude così, non con il trionfo di una vittoria, non con la caduta della città che tutti si aspetterebbero, ma con un funerale. I versi finali dell'Iliade descrivono le esequie di Ettore, il difensore, l'eroe che aveva scelto il dovere verso il proprio popolo, anche a costo della propria vita. E qui si conclude il nostro racconto, non con la fine della guerra. Quella arriverà solo più tardi, con l'inganno del celebre cavallo di legno, una storia per un'altra volta, ma con la fine dell'ira, l'ira di un uomo capace, alla fine, di riconoscere il dolore anche nel proprio nemico. L'Iliade non è soltanto la storia di una guerra, è la storia di ciò che resta quando l'orgoglio si spegne, la pietà, il lutto condiviso e la consapevolezza, antica quanto l'uomo stesso, che anche il guerriero più forte non può sfuggire al proprio destino. Io vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine e prima di proseguire con l'Odissea, vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale per supportare il mio lavoro.